Negli ultimi 7 anni ho gestito progetti post-disastri ambientali, situazioni belliche, lavoro nel settore WASH, acqua, sanitation e igiene, un settore, il mondo della cooperazione. È veramente importante per la situazione umanitaria in Madagascar. Su questo pianeta abbiamo 2 miliardi di persone che non hanno accesso all'acqua potabile o ai servizi igienici. Agli studenti oggi ho parlato del sistema che utilizziamo noi per gestire i rischi legati all'acqua potabile. Faremo una simulazione, dovremmo allestire un campo profughi, dare l'acqua potabile a 6.000 persone, allestire un sistema di impianti sanitari e ovviamente questo deve rispettare determinati standard per evitare dei contagi o delle epidemie. Andiamo a misurare i parametri idrogeologici, analizziamo l'acqua, abbiamo un laboratorio portatile per analizzare la batteriologia dell'acqua ma anche la chimica. Abbiamo fatto prima 3 moduli online molto teorici. Da marzo a luglio gli studenti da ogni parte del mondo accedevano via Teams alle lezioni online. I miei compagni li vedo ora la prima volta fisicamente, siamo una settimana qui a Meride per mettere in pratica quello che abbiamo visto prima solo teoricamente. Abbiamo trovato Castella Spinirolo, che è un luogo fantastico, vicino a Mendrisio, vicino alla nostra nuova sede della SUPSI. Cuciniamo anche assieme, domani sera sarà la cucina afghana, venerdì sera cuciniamo il Plaft Tagikistan. Viviamo assieme per 8 giorni. Abbiamo una quindicina di studenti che vengono da Afghanistan, Somalia, Madagascar, Tagikistan, Kenya, Belgio, Olanda, Svizzera, Italia. Mi ha stupito vedere come persone che vengono da paesi molto diversi hanno tutti lavorato in situazioni di emergenza, per cui il modo di lavorare poi sulle emergenze è uguale ovunque. In Madagascar facciamo una annuale formazione per i volontari, preparazione emergenza. Un certificato di studi avanzati post-universitario che dà la possibilità di avere un vero e proprio diploma, noi lo chiamiamo CAS, Certificate in Advanced Studies. I docenti di questo corso vengono essenzialmente dalla SUPSI, ma anche dalle AVAC di Zurigo, del Politecnico di Zurigo che collabora con noi, e l'Università di Neuchâtel. Abbiamo docenti che vengono quindi dal mondo accademico, ma sono tutti docenti che hanno un'esperienza di terreno. Io stesso e i miei colleghi dell'Università di Neuchâtel una volta all'anno partiamo in una qualche emergenza umanitaria. Anche la docente che abbiamo ora in questi giorni, Sara Ubiali, ha una grande esperienza di diversi anni in campi profughi. Negli ultimi 7 anni ho gestito progetti post-disastri ambientali, situazioni belliche, gente che scappa, gente che si sposta o viene spostata dal governo stesso o altrui. Ho vissuto un colpo militare in Birmania, crisi di siccità in campi sotto il livello del mare. Ho iniziato come project officer, è stato un po' il mio punto d'ingresso in questo ambito. Dopo 7 anni di terreno ho pensato di portare la mia esperienza e AVAG da solo 2 anni ha creato questo centro di gestione e risposta umanitaria in ambito di acqua, sanitation e igiene. A CAS-WASH mi occupo della parte di sanitation in emergenza, portando la mia esperienza di 7 anni sul terreno in contesti molto instabili, tra cui Nicaragua, Libano, Bangladesh e Birmania, spiegando ai partecipanti come contestualizzare progetti in ambito sanitario in situazioni più fragili di emergenza. Stiamo andando a vedere nella zona dove siamo come funzionano i vari acquedotti, come sono gestiti, cosa bisogna fare attenzione, quali sono le problematiche che possono emergere. Si va a toccare il materiale e si vede se ha imparato effettivamente la teoria. Mi occupo della gestione dei rischi legati all'igiene nell'acqua potabile. Trovo anche bello che le AIM si siano impegnate per fornire sia supporto tecnico sia a livello finanziario con il centesimo dell'acqua, che abbiano sostenuto questo progetto. Noi abbiamo la fortuna di avere un ottimo approvvigionamento idrico che funziona bene, abbiamo l'acqua nei nostri rubinetti, mentre in altri paesi, o per esempio anche in situazioni di emergenza, non è evidente. Agli studenti oggi ho parlato del sistema che utilizziamo noi per gestire i rischi legati all'acqua potabile, al trattamento di potabilizzazione, di conoscere tutti i pericoli che ci possono essere e evitarli oppure gestirli con delle misure preventive. In situazioni di emergenza si usa cloro, però ho anche spiegato tutti i sistemi di potabilizzazione che abbiamo anche noi sul nostro territorio, come irraggiamento UV, ultrafiltrazione, e oggi pomeriggio andremo anche a vedere sul campo alcuni di questi sistemi. Con il fontaniere ci recheremo alle sorgenti del Paolaccio e apriremo le porte ai nostri impianti, ai serbatoi.
Tutto il corso si svolge con uno scenario di una crisi umanitaria, in questo caso la crisi umanitaria è nel Mendrisiotto, le popolazioni di Mendrisio e di Chiasso che sono invase da un esercito federale di svizzeri tedeschi che venerdì scorso hanno imposto lo Schweizerdeutsch in tutto il Canton Ticino e non tutti si piegano a questa decisione, alcuni fuggono, abbiamo circa 6.000 persone che fuggono verso le montagne del Monte Generoso e verso il Monte San Giorgio. Noi siamo qui nel Monte San Giorgio e noi siamo degli esperti dell'acqua, stiamo preparando i campi per piazzare delle tende, ma poi anche l'acqua potabile, dobbiamo trovare delle fonti di acqua potabile. L'acquedottistica del piano è stata distrutta, non c'è più elettricità. Le abbiamo trovato vicino a Spinirolo la sorgente fontana che esiste fra l'altro da 500 anni, che è ancora attiva. È uno scenario di crisi che abbiamo inventato naturalmente, ma non siamo così lontani dalla realtà. È quello che sta succedendo nel Donbass con l'invasione dell'Ucraina. Già nel 2014 l'Ucraina aveva imposto la lingua ucraina, era proibito parlare russo nelle strutture pubbliche del Donbass. Quindi noi ci troviamo in una situazione molto simile a quella del Donbass del 2014. Qui vediamo come funziona l'analisi della qualità dell'acqua, la batteriologia dell'acqua. Abbiamo due studenti che stanno analizzando dei campioni che abbiamo prelevato questa mattina. Un'analisi batteriologica che ci permette di capire se un'acqua è potabile. Un'acqua di questo tipo senza nessuna colonia batterica è potabile, mentre un'acqua di questo tipo con diverse colonie che indicano contaminazione fecale, si tratta di coliformi e Escherichia coli, quest'acqua non è potabile. A me è sempre interessato il settore della cooperazione, quindi l'aiuto umanitario, e questo CAS penso mi potrà dare assieme all'altro una possibilità di poter poi trovare uno sbocco in questo ramo. Quindi non ho un'idea già precisa, ma anche grazie alla conoscenza di tutti i miei compagni qui mi accorgo di quante sfaccettature possibili siano e di quanto sia interessante questo mondo. La prima cosa che vado a fare in Madagascar sarà presentare questa formazione alla mia equipa volontario. La stagione di ciclone sta arrivando, bisogna di essere pronto. Vorrei dire molto grazie per il governo svizzero che dà a me questa possibilità di fare questa formazione e di lavorare con il mio governo in umanitaria situazione. Ho frequentato un anno fa un altro corso qui alla SUPSI, un altro CAS, il CAS in collaborazione allo sviluppo, molto a largo spettro, e durante questa formazione sono venuta a sapere che la SUPSI ne organizzava un'altra più sul settore umanitario legato al tema dell'acqua, WASH, che ammetto prima non avevo mai sentito, ma è sembrato molto interessante perché andava a colpire un ambito molto più specifico rispetto all'altro CAS. Non è sempre facile avere degli studenti da paesi in via di sviluppo. Ad esempio quest'anno purtroppo a 2 studentesse dell'Etiopia è stato negato il visto per venire in Svizzera. Tra l'altro sono 2 studentesse sostenute da un progetto di cooperazione internazionale del governo svizzero, ma per non si sa bene ancora cosa non hanno ricevuto il visto per venire a fare questo corso. Speriamo che lo ricevano l'anno prossimo. Per fortuna tutti gli altri studenti, figuriamoci, inclusi l'Afghanistan, la Somalia, il Tagikistan, hanno ricevuto il visto per venire qui.